Spagnola di origine, milanese di adozione, invito sul palco Patricia Rucchiola. Allora, buon pomeriggio. Beh, intanto, guarda, secondo me partecipare a una presentazione di 3 progetti e vedere gli altri 2 prima del tuo sono sempre una cosa molto bella, soprattutto se li condividi. Trovo che alla fine il mondo del design è crederci a andare avanti. Trovo che per esempio il progetto Reflex a me è piaciuto, cioè, se già oggi io servo a che voi vi convincete di più a pensare che è fantastica la stufa Reflex, io sono già contenta. Ma lo dico, ma non lo dico, non sto scherzando, non sto scherzando. Lo penso, lo penso. Guarda, mi ricordo quando ero in visita all'azienda che c'era la tipologia quella rettangolare al muro, erano tutte. Io non dico quello che penso, ecco, non mi piacciono. Io dicevo, oi oi oi, questa tipologia, oi oi oi, ai ai ai, trovo fantastico che un designer l'ha preso e ve l'ha rotto, ve l'ha cambiato, ed è più bella ancora se la lasciate fare tutta rigata, non le mettete limiti. Secondo me deve andare avanti su quel progetto fortemente. Ed è la mia. Primo pensiero. De Paola trovo molto bello perché questa idea un po' di intorno al buco del fuoco, creare come quella ceramica, materiale che è molto nobile ma che è molto legato al suo racconto, al suo legarsi all'abitare, come che quasi spariscono queste, un po' come marchi un po' quella zona, no? La delimiti con molto rispetto. Bello, molto bello. Il mio lavoro non so se. Io vado sempre in crisi quando. Ma è vero, vi giuro. Quando ti piacciono le cose, cioè io penso siamo una settimana prima del salone, qua. Bravi, perché loro comunque li ho visti, sono avanti, ho già capito, comunque non perdono un secondo, un'attitudine bellissima, ma una settimana prima del salone e dici, comunque centrati, l'importante è che il salone vada avanti, l'importante è che trovi cose molto belle, l'importante è che tu cresci e credo che questo secondo me sia la base che dobbiamo avere tutti noi progettisti almeno. Qua c'è un verde, io parto sempre da una nuvola, capito? Io devo fare con questo, non lo so. Sì, ecco. Parto da una nuvola, sono le mie immagini del cielo, le nuvole che si muovono, il treno che si muovono, sono questi punti che diventano linee. Sa che niente è esattamente quello che tu pensi. E questi sono 2 piccoli disegni di quando io arrivai, ecco, in Italia, con la mia tesi di laurea. Io diventai designer e architetto con questa tesi dove i miei disegni c'è una carta mentale e c'è una struttura dell'organizzazione dell'abitare che Achille Castiglioni diceva al suo assistente Bettinelli: ma tu parla con lei che io non capisco niente. Ecco, che adoravo che nella mia testa c'era questa specie di mondo, di connessioni, la tesi, molto divertente. Il mio domestico era così, già un po' di anni fa. E continuo a pensare che questi anni ci stanno dimostrando che tutto sta cambiando sotto i nostri piedi. Secondo me le materie con le quali ho collaborato, tantissime cose. Lavoro in Italia con aziende dove comunque il controllo del processo e l'utilizzazione di materie valide, fare le cose in una certa maniera ben fatta ha dato già una base di sostenibilità senza neanche, in maniera intuitiva, senza neanche capirlo. E perché sono prodotti che hanno un costo, che comunque entrano nel mercato con uno sforzo, che riuniscono 800 persone, quante persone siamo qua, per comunque tentare di fare qualcosa bene. Non entrano, e molte delle aziende con cui io lavoro hanno comunque questo DNA. Pertanto, secondo me, un piccolo passo ce l'abbiamo già fatto. Il problema è che adesso ormai siamo diventati un po' adulti, abbiamo capito che c'è da fare tanti altri. Penso comunque è ovvio che abbiamo cambiato la struttura del nostro pianeta e centriamo e c'è qualche problema. Centro io la prima, infatti io sono tutte le mattine ormai in crisi, una crisi sana, credo fortissimo che nella vita diventare consapevole non vuol dire soltanto andare in insicurezza, vuol dire comunque dire ok, noi abbiamo un passaggio di consegna. Può darsi più affascinante, è meglio che io ogni mattina ho più prospettiva per far di meglio, che ormai le cose sono fatte.
Vi faccio vedere, per esempio, vengo adesso di Como. Ho messo 2 o 3 immagini così. Di Como, un hotel dove eravamo all'apertura dell'hotel, e un hotel comunque dove il cliente finalmente mi ha lasciato fare tutto in maniera integrale. Diciamo, abbiamo l'acqua del lago, la utilizziamo per comunque raffreddare l'hotel al 30%, abbiamo un 30% del risparmio dell'energia, utilizzando in maniera intelligente, ma in qualche modo non male. Abbiamo usato, c'è un tetto verde di un certo tipo, c'è vario tipo di utilizzo di pensieri, di riflessioni, e nell'hotel alla fine c'è un legame con il luogo fantastico. Oggi ero lì all'apertura di nuovo quest'anno e dicevo, ma questo è uno dei progetti che mi fanno andare avanti, perché è tutto sincronizzato. C'è anche il chef che è entrato, ha vinto la stella Michelin perché lui lo sta facendo completamente legato al lago. Lì era andato dopo 6 mesi perché anche lui ci credeva, che era Berton. E tante cose che vanno bene. Credo che comunque questo, per esempio, è un lavoro di pochissimo tempo fa in Germania con la BMW, un'azienda con cui io lavoro da molti anni, per fare comunque un po' di context. Loro capiscono che la mobilità, come tutte le cose che abbiamo, avrà e ha grossi problemi, ma i problemi devono darci luogo a delle soluzioni, a pensieri nuovi. Non è la macchina il problema è la mobilità. Dobbiamo ripensare tante cose. E loro abbiamo fatto discussioni, talk in giro per il mondo. Io dico, a me le macchine non piacciono. E loro dico, ok, we want to speak with you. Ecco, si divertono a continuare con me perché vedono che comunque c'è l'attitudine di dire come sarà la mobilità. Dobbiamo ripensare all'utilizzo, all'appartenenza, a tantissime cose. E a un certo punto non mi ha detto, ok Patri, visto che tu dai sempre problemi, tu ci fai lo spazio d'entrata del grande building che loro hanno a disposizione. Dicevano di mettere un qualunque pavimento modulare, ho detto no, qua usiamo un sistema che comunque ci metta un po' in croce. Abbiamo parlato con un'azienda che lavora con questi grandi robot e che fa comunque in 3D printing tutta una specie di grande superficie, la crea fisicamente in continuo, dopodiché tutto il mondo aveva presenza di questo modo di fare che è nuovo e sperimentale, dopodiché si riempiva con una resina che era come un terrazzo molto tradizionale, ma fatto di materia plastica innovativa. Pertanto alla fine, quando abbiamo finito tutto il lavoro, ed è stato più complesso di fare uno normale, eravamo fortemente orgogliosi, comunque abbiamo passato l'immagine, di qualcosa che anche l'azienda sta partecipando, non soltanto nella macchina, nel modo in cui ti esponi, nel modo che tu comunichi. C'è da ragionare in molte direzioni. Le materie comunque mi interessano, sono sempre comunque questo è un lavoro per esempio sul vetro, dove dicevamo avete la capacità di fare dei print sul vetro, facciamo 8 livelli di print uno sull'altro, li muoviamo, mettiamo un filtro in mezzo e quando ti avvicini a questo tavolo il vetro ha comunque una specie di reazione un po' come di fluidity, di movimento. Sono divertimenti che secondo me è un po' per farvi capire un po'. Vai avanti, per capire niente. E questa ultima immagine, prima di entrare nella stufa, hai capito? Dove l'anno scorso, in salone del mobile, io ero angustiata i giorni prima del salone perché stavamo preparando un piccolo progetto con dei persone che erano un po' fuori del campo del mondo del design, che lavorano su realtà virtuale. Ha detto tu comunque in qualche modo qualcosa ne farai. Lavoravo con Federico Pepe, che è un artista molto interessante, e abbiamo fatto un ragionamento. Gli oggetti più e più saranno comunque intelligenti e più smart saranno, più avranno bisogno che non soltanto le prestazioni che ci daranno, ma anche ci chiederanno loro stessi di noi essere un pochino più, non lo so, non dico più intelligenti, ma più cioè, ragionare il nostro rapporto con loro sempre di più. Credo che il mio lavoro è stato sempre come posso fare questa tipologia di modo che lei entri in casa e crei un cammino, una strada di convivialità con le persone. Più saranno smart, più ce lo chiederanno anche esplicitamente. E in questo progetto avevamo detto una microstanza, io sono lì, piccolissima, entravi dentro, mettevi questo pesante casco che ancora per me è fastidioso, credo che sia una tecnologia che deve passare a delle gocce negli occhi come Black Mirror, secondo me sono cose che devono comunque fare una grande evoluzione. Avevamo fatto entravi in uno spazio immenso dove degli oggetti, delle stupide sedie
era una specie di branco di stupide sedie rosa, pelose, che più stupide di così impossibile, ma loro erano virtuali. E come erano virtuali, quando tu parli con un ingegnere che ti sta facendo un oggetto in un mondo virtuale, lui ti dice: vuoi che le diamo delle qualità? E io ho detto sì. Loro erano curiose, loro erano timide, loro avevano 4 qualità umane, le avevamo dosato e ognuna di loro in maniera diversa. Pertanto le sedie che vivevano in quel landscape, quando tu entravi, loro ti sentivano e a secondo tu te muovevi, loro venivano o non venivano da te. Pertanto era un discorso di dire, non mi trattare come una sedia o come un oggetto. Penso che più gli oggetti a poco ci faranno sempre capire tante cose, non soltanto centrati su noi stessi, ma ci chiederanno di farli funzionare meglio. Questo era il luogo dove andavi ed era molto divertente perché c'erano delle architetture lontane dove tu potevi passeggiare e dopo 2 o 3 volte che andavi dentro, loro ti seguivano se tu eri comunque in qualche modo aperto. Ma se no, loro, se tua attitudine, i tuoi movimenti erano gesti un po' bruschi, loro si allontanavano e scappavano da te. Allora, ecco, entriamo nel progetto. Io ho pochissime immagini, ma è per dirvi una cosa. La tipologia che io avevo era quella, il volume cilindrico, quella stufa a pellet, che secondo me, per me, il modo di avvicinarmi al progetto non è stato così. È la prima volta che mi avvicino a questo fuoco dentro della casa. In qualche modo non mi sento che non ho ancora molto domestichezza in capire l'importanza della fiamma. Ho trovato molto bello il progetto Reflex perché secondo me dall'inizio ho avuto un'intuizione molto intelligente. Nel mio progetto mia grande preoccupazione è che questi oggetti cilindrici o semicilindrici o quadrovali continuano ad avere un po' un'aria un po' di strumento. Io dico, ma no, lavoriamo a farlo diventare sempre un pochino più nobile, un oggetto che comunque diventa comunque più essenziale, più architettonico, in qualche modo dialoga per la sua semplicità con la casa. E abbiamo ragionato su questo. Secondo problema che vedevo, che ho la possibilità di fare un corpo cilindrico nella stufa, volevo togliere via tagli, semplificare comunque le giunte delle lamiere, mi hanno aiutato molto, abbiamo semplificato molto gli elementi e dopo, come sempre, questi corpi alla fine è un po' come nel mondo del sanitario anni fa quando cominciavo a lavorare, e connessioni dietro ci sono sempre. Dicevo no, creiamo una specie di piccolo corpo che si attacca al muro e così in qualche modo l'oggetto rimane cilindrico ma in qualche modo è ben accompagnato. Abbiamo semplificato, abbiamo lavorato di una maniera molto, molto pulita, la griglia nella parte superiore, abbiamo solamente dedicato alla piccola alletta che tu utilizzi un piccolo gesto un po' che invita a utilizzarlo, e il basamento per me è un elemento meno tecnico nel quale abbiamo lavorato con la pietra, con il legno, con materiali che secondo me potranno anche comunque anche in un futuro essere diversi. Tutto molto tranquillo. E questo sono un po' di immagini, che questo non so in che direzione devo andare, questi sono anche vari da ricerca, e questo era comunque un piccolo 3D che avevamo fatto con 3D printing in studio, che mi piaceva, comunque l'oggetto diventava molto semplificato, silente ma architettonico. E il mio lavoro è stato quello, la piccola maniglia, i basamenti che comunque in qualche modo le danno un rapporto con il luogo. È stato comunque, credo anche detto prima, il modo di lavorare con l'azienda è stato molto gentile molto aperto, con una grande disponibilità a raffinare comunque una serie di cose. Ho amato moltissimo anche questa parte esterna con le sabbie e le arene, che trovo molto un tema bello, e vi dico ciao. Scusate.